navigando su un catamarano in mezzo al mare. In questo momento sotto di me sta danzando un gruppo di delfini. Da milioni di anni questi abitanti del mare utilizzano la musica per comunicare, per cacciare, ma soprattutto per orientarsi nel buio delle profondità marine. Noi siamo qui per trovarli e per studiare la loro musica. Benvenuti nell'episodio in cui scopriamo i cantanti del mare, i cetacei. Mi chiamo Pietro Morello. Viaggiando per il mondo ho scoperto che la musica è molto più di qualche nota su uno spartito. E ho cominciato a farmi una domanda. Come abbiamo iniziato a fare musica? Dov'è il punto di partenza di tutto? La mia missione è scoprirlo, nei luoghi dove la natura ha ancora il controllo, alla ricerca dell'origine della musica. Ascoltando i suoni che gli animali fanno per comunicare, per cacciare, per accoppiarsi. Voglio ascoltare tutti gli animali che parlano in musica. Benvenuti in Musica Bestiale. Il nostro viaggio alla ricerca dei cantanti del mare inizia molto presto al mattino, preparando il catamarano della Ionian Dolphin Conservation. Perché questi primi giorni di ricerca questa volta saranno a largo del Golfo di Taranto. Infatti nel Mar Ionio la biodiversità marina è incredibile, il che teoricamente ci permette di massimizzare le possibilità di raggiungere il nostro obiettivo. Ed è così che il nostro catamarano ha iniziato la sua traversata per arrivare in mare aperto. Adesso che siamo in mare aperto è venuto il momento di rispondere alla domanda fondamentale di tutta questa serie di documentari. Perché siamo qui? Cioè, perché ascoltare la musica dei delfini è importante per capire la nostra musica? Facciamo qualche passo indietro, andiamo all'inizio del Novecento. Nel 1912 naufraga il Titanic e da quel momento è stato fondamentale per l'essere umano cercare di vedere dove i nostri occhi non riescono a vedere, quindi nelle profondità dell'oceano. Soprattutto qualche anno dopo, cioè quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, per individuare i sottomarini nemici, gli occhi diventavano completamente inutili, era necessario sviluppare un nuovo sistema per cercare di vedere sott'acqua. E così sono iniziati i lavori per lo sviluppo del sonar, cioè lo strumento principale che ancora oggi noi utilizziamo per vedere quando non riusciamo a farlo. Il sonar, bene o male, funziona in questo modo: emette un'onda sonora che rimbalza su ciò che ha davanti e grazie all'eco dell'onda sonora che rimbalza e torna alla fonte siamo in grado di capire la dimensione e la distanza dell'oggetto che abbiamo davanti. Però se siamo stati in grado di utilizzare la musica con uno scopo così specifico e così straordinario è solo e unicamente perché la natura lo fa da milioni di anni. I delfini, i grampi, i trussiopi, i capodogli hanno integrato in se stessi un sonar perfettamente funzionante e lo utilizzano da milioni di anni. Sono stati proprio loro la fonte di ispirazione principale dello sviluppo del sonar. E non basta, perché i delfinidi utilizzano i suoni anche per dire il proprio nome, per coordinare un gruppo di 50 individui. Insomma, utilizzano la musica in un modo talmente evoluto che pure noi esseri umani non siamo in grado di capirlo fino in fondo. Motivo per cui oggi inizia un viaggio di giorni e giorni di ricerca per studiare la musica di questi animali straordinari e per cercare di svelare qualche loro segreto. L'entusiasmo è sicuramente un ingrediente fondamentale per la ricerca dei cetacei, ma per completare la ricetta servono, nell'ordine, un bravo capitano, un equipaggio di etologi, zoologi, naturalisti, un buon binocolo e tanta pazienza. È veramente difficile fare un documentario su degli animali che non vedi, non ci sono. Soprattutto perché il mare non è proprio sempre gentile con le onde. Sono 3 giorni che soffia la tramontana, quindi in questo momento c'è un rollio non indifferente e io soffro leggermente il mal di mare, quindi la prossima volta documentario sulle marmotte, i fischi delle marmotte in montagna, fermi. Mamma mia. Il mare però non può mai veramente lasciarti a bocca asciutta. Chiedo scusa. Qualche ora di binocolo dopo, infatti, in lontananza abbiamo visto spuntare una pinna. Imbracciate alle telecamere, pronte a essere immerse, sott'acqua ci aspettava lui, un veramente orrendo pesce luna. Assolutamente incapace a fare musica, si tratta del pesce osseo più grande del mondo, ma soprattutto di un enorme sforna bambini. Infatti, una sola femmina nel corso della sua vita può produrre fino a 300 milioni di uova. Ecco, adesso fermatevi un attimo e immaginatevi 300 milioni di lui. Abbiamo visto una tartaruga marina che sta nuotando. Purtroppo è un animale che ci interessa veramente poco dal punto di vista musicale, perché ha la stessa musicalità di un portaombrelli, però è uno dei rettili marini più interessanti che possiamo vedere. Eccola.
Abbiamo visto un momento stupendo perché l'abbiamo vista prendere fiato. Perché ovviamente, come tutti i rettili e anche i mammiferi che abitano i mari, le tartarughe non sanno respirare sott'acqua. Ma le tartarughe marine hanno un superpotere. Quando vanno a caccia, infatti, e si nutrono principalmente di meduse o piccoli crostacei, possono stare in apnea per un massimo di 10 minuti. Quando invece vanno a dormire sul fondale marino possono stare in apnea anche per 4 ore consecutive. Questo perché sono in grado di ridurre al minimo le loro funzioni vitali, come un risparmio energetico, e quindi di usare quella piccola riserva di ossigeno dell'ultimo respiro per ore consecutive. Un incontro assolutamente inaspettato, ma sono contentissimo di averla ripreso dal vivo. Non ne avevo mai visto uno dal vivo. Che figo. Le tartarughe marine sono animali stupendi, però centinaia di loro ogni anno rimangono intrappolate nelle reti da pesca. Oppure si mangiano dei sacchetti di plastica che fluttuano nel mare pensando che siano delle meduse. Osservare e studiare gli animali significa anche avere maggiore consapevolezza delle conseguenze che le nostre azioni hanno sul loro habitat e cercare di cambiare un pochino rotta. Per esempio dando una seconda vita agli oggetti usati, come fa RCE Photo, che ha deciso di sostenere questi documentari. Infatti tutti gli obiettivi con cui voi ci state guardando vengono proprio da lì, da RCE Photo, perché qualcuno prima di me, dopo averli portati in giro per il mondo, ha finito di usarli, li ha presi e li ha dati nelle mani di esperti che si occupano di controllare e garantire la massima qualità su tutte le fotocamere e gli obiettivi che trovate sul sito. Infatti su rcefoto.com ce ne sono oltre 18.000 e ogni settimana arrivano più di 1.500 nuovi prodotti, quindi praticamente trovate sempre quello che cercate. Inoltre tutti i prodotti sono garantiti dai 2 ai 4 anni e così siamo tranquilli. Inoltre RCE non ti aiuta solo nell'acquisto, ma anche nella vendita. Infatti se hai un sacco di attrezzatura ferma in un cassetto a prendere polvere, o se come me vuoi sempre sperimentare qualcosa di nuovo e quello che avevi prima non ti serve più, qui può tornare ad avere una seconda vita. Ma soprattutto una cosa per me tanto importante è poter toccare le cose con mano, poter chiedere consiglio a un esperto o comunque provarle prima di acquistarle. E per questo RCE Photo ha 17 negozi fisici non solo in Italia, ma anche in Germania, Francia e Lituania. In descrizione trovi il mio codice sconto, così se vuoi iniziare o continuare il tuo viaggio verso un mondo più sostenibile puoi farlo direttamente da qui. Perché in fondo se la natura non spreca niente, possiamo farlo anche noi. C'è un gruppo di grampi sotto di noi, cerchiamo di riprenderlo con la telecamera subacquea per farvelo vedere il meglio possibile. Guardali, 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 guardali. Loro sono i grampi, molto più grandi del delfino comune e caratterizzati da questi graffi, dovuti al fatto che la pigmentazione della loro pelle non si rigenera mai. E questo fa di ognuno di loro un individuo unico e facilmente riconoscibile, come un'impronta digitale. Graffi dovuti agli elegantissimi combattimenti che i maschi fanno per attirare le femmine. Macismo tossico. In realtà si procurano anche durante le battute di caccia e quindi indicano il ruolo gerarchico che un individuo ricopre nel gruppo. I grampi sono dei deep divers, in questo momento infatti ci troviamo in una profondità di circa 1000 metri, quindi sono dei nuotatori di profondità. Tutta la loro struttura morfologica si è modificata in funzione di essere dei deep divers. Infatti il loro rostro, quindi il muso, si è accorciato tantissimo e il comportamento musicale dei grampi si caratterizza per i burst, ovvero delle piccole pernacchie che loro utilizzano per esprimere gioia, un'emozione molto forte. Possiamo dire che il linguaggio dei cetacei è secondo a pochissimi animali per complessità e per struttura. E soprattutto il loro utilizzo della musica è veramente in primo piano in un modo allucinante. Abbiamo seguito e ripreso questo gruppo di grampi per giorni con la Ionian Dolphin Conservation, perché ci sembrava di aver visto un cucciolo. E infatti non ci sbagliavamo. Osservare e registrare il comportamento di un cucciolo è fondamentale per la nostra ricerca, perché i cuccioli imparano tutto giocando e imitando la mamma, come in questo caso, in cui lo accompagna a respirare in superficie. E mamma Grampo ovviamente comunica con il piccolo con la musica. E quindi, immergendo un idrofono, quindi un microfono subacqueo, siamo stati in grado di ascoltare e registrare la musica dei grampi. E anche se sono solo una voce registrata, sono molto emozionato. Sono le vocalizzazioni dei cetacei che in questo momento abbiamo sotto la barca.
Adesso apriamo uno spettrogramma e cerchiamo di capirci qualcosa, perché così è difficile individuarle. Lo spettrogramma è come la fotografia di un suono e i ricercatori lo analizzano per cercare di capire che cosa è successo sotto la barca. Tutte queste linee verticali che vedete sono i click che utilizzano per l'ecolocalizzazione e per la comunicazione, quindi per capire bene o male dove si trovano e dove stanno andando. Questa fascia più intensa è un burst, ovvero l'espressione di un'emozione. Possono aver trovato qualcosa da mangiare, possono essersi comunicati qualcosa, quindi non solo utilizzano la musica per vedere dove non si vede niente, ma anche per raccontarsi quello che hanno intorno, per fare l'appello, per dire io sono qui, tu sei lì e adesso facciamo questa cosa qui. È senza senso. Sono troppo emozionato di sentirla dal vivo, che figo! Ma un altro impiego incredibile che i delfinidi, quindi le strenelle, i grampi, i delfini comuni, i tursiopi, fanno della musica è il fatto che loro si chiamano per nome. Durante la crescita un tursiope si autoassegna un nome. Quel nome è rappresentato da un fischio fatto sempre nello stesso preciso range di frequenze. Quel fischio lì si chiama fischio firma. Infatti ogni volta che li vediamo muoversi in gruppo, se ascoltiamo con l'idrofono, tutti i delfinidi comunicano il proprio nome. Cioè, capite che cosa vuol dire? Utilizzano la musica per darsi un nome. Ma lo sai che le strenelle fanno l'appello? L'appello in che senso? L'appello. Spiegalo in camera questo. Con il loro fischio firma si chiamano tra di loro e a volte magari perdono un individuo, più che perdono magari sono dispersi. Cioè, tipo quindi... sono in gruppo, si chiamano a vicenda, cioè dicono il proprio nome e uno non c'è più. E uno non c'è più, quindi si sincronizzano sul fischio firma e quindi è come se tutti quanti lo stessero cercando, finché lo trovano sono tutti sintonizzati e quindi hanno trovato l'individuo fuori appello. Cioè, capite che cosa vuol dire? Questo è l'utilizzo più profondo della musica che abbiamo incontrato fino adesso. Questo episodio mi sta facendo uscire di testa, è tutto troppo figo. Dopo aver conosciuto i grampi era il momento di disegnare una nuova rotta per cercare altri animali e qualche ora di navigazione dopo, sempre con i soliti problemi, Mamma mia, quanto balla. abbiamo visto qualcuno che saltava fuori dall'acqua. È una stenella striata e una volta tirato sul drone per verificare se fosse da solo o con qualcuno, ci siamo trovati di fronte a questo. Sono emozionatissimo, raga, mi trovo alle gambe. Dio, che cosa abbiamo visto, raga? Sono senza parole. In questo momento sotto di noi abbiamo delle stenelle striate, in particolare delle sentinelle che stanno navigando in bow riding, quindi stanno approfittando della corrente della barca per nuotare il più velocemente possibile. Con la subacquea dovremmo essere riusciti a vederli nel dettaglio, ma soprattutto a registrare l'interazione sonora, che in questo caso sicuramente è una figata pazzesca, perché questo è esattamente il momento in cui il fischio firma diventa fondamentale per dirsi io individuo X mi sto muovendo in questo modo e l'altro in risposta io individuo Y mi muoverò in quest'altro. Che animali stupendi. Ok, abbiamo capito che i cetacei utilizzano la musica per parlarsi, per chiamarsi per nome, per vedere al buio. Ma non vi sorge spontanea una domanda? Cioè, come fanno? Allora, partiamo dal principio. Noi esseri umani, per produrre suoni, spingiamo l'aria dai polmoni dentro alla laringe, dove si trovano le corde vocali, che a contatto con l'aria vibrano e quindi suonano. I delfini sono un po' diversi da noi. Sulla testa hanno lo sfiatatoio, attraverso cui, quando raggiungono la superficie, entra l'aria, che va nei polmoni. Per produrre i click, i delfini utilizzano le labbra foniche, che esattamente come le nostre corde vocali, quando attraversate dall'aria, vibrano. Il suono prodotto dalle labbra foniche naviga dentro al melone, che altro non è che una palla di grasso che si trova sulla fronte del delfino, che serve a direzionare il suono. Le onde sonore che escono quando incontrano un ostacolo rimbalzano e tornano verso il delfino. Questa è ecolocalizzazione. Ci troviamo nel laboratorio del centro di ricerca di Ketos a Taranto e questo è il teschio di uno zifio, che è un cugino dei delfini. Quindi il suono esce da qui, rimbalza sull'ostacolo che incontra e torna indietro. A questo punto arriviamo alla percezione del suono. Questa qui è una bulla timpanica. I cetacei non possono avere i timpani come il nostro, quindi una membrana che vibra, perché alcuni di loro toccano facilmente i 1000 metri di profondità, dove c'è una pressione allucinante, quindi il timpano esploderebbe in 2 secondi. Madre natura ha provveduto anche a questo e ha sviluppato la bulla timpanica, che inizia a vibrare e quindi dice al cervello c'è questo suono. E una delle cose più interessanti dei cetacei è proprio la fascia mandibolare, e per capirci qualcosa
cosa, andiamo a togliere la scatola cranica. Questa mandibola dello zifio ci permette di vedere la cavità mandibolare, cioè qui dentro ci passa letteralmente una mano. La cavità fa praticamente effetto tromba, quindi il suono entra da qui e viene sparato fortissimo verso la bulla timpanica che abbiamo appena visto. Posso avere il teschio per cortesia? Eccoci qua. Inoltre il canale dei cetacei è storto, letteralmente se lo si guarda di fronte non è dritto. Il fatto che sia completamente asimmetrico permette al delfino, capodoglio, zifio non solo di sentire il suono che arriva, ma di capire da dove arriva. Cioè, nel senso, se fosse perfettamente simmetrico, il suono arriverebbe dritto per dritto. Essendo un po' storto, il nostro animale è in grado di percepire perfettamente la direzione del suono e quindi non solo vede attraverso la musica, ma vede in 3D attraverso la musica. È una figata pazzesca. Chiamatemi Ismaele. Così iniziava uno dei libri più importanti della letteratura mondiale, che parla proprio della ricerca di un cetaceo gigantesco. In particolare Moby Dick racconta della caccia alla balena bianca, che in realtà altro non è che un capodoglio. Un mammifero marino stupendo che tranquillamente supera i 15 metri di lunghezza e che abita anche i nostri mari. Infatti, per proseguire la nostra ricerca verso questi giganti del mare, ci siamo spostati nel Mar Ligure insieme a Tethys, un istituto di ricerca che si occupa proprio della ricerca e del monitoraggio di questi giganti del mare. E in questi giorni navigheremo sulla loro imbarcazione per cercare di scoprire i segreti della comunicazione musicale dei capodogli. Sono emozionato proprio. La nostra ricerca sulla barca di Tethys è durata giorni, sempre con le solite interminabili attese. Una volta arrivati in mare aperto è il momento di calare l'idrofono per dare inizio alla nostra caccia sonora a questi giganti del mare. Ovviamente tutto si fa attraverso la musica, quindi calando l'idrofono in mare adesso abbiamo lo spettrogramma in tempo reale di quello che sta sentendo l'idrofono. Cerchiamo di capirci qualcosa. Tutto questo rumore bianco qua sono le barche, che ovviamente inquinano acusticamente il mare tantissimo. Queste linee qua sono i click dei capodogli. Questo significa che vicino a noi, neanche troppo perché sono abbastanza bassi, si trova un capodoglio. In Mediterraneo, e ovviamente anche qui nel santuario Pelagos, ci sono 8 diverse specie di cetacei regolarmente avvistate. Di queste 8, ben 5 sono minacciate d'estinzione. Purtroppo le minacce sono tante per questi animali. Una minaccia importante è l'inquinamento acustico, causato in primis sicuramente dal traffico marittimo. Purtroppo creano grossissimi problemi sia di disturbo generale, ma anche nella comunicazione di questi animali. Alcune specie nel mondo stanno anche cercando di cambiare le frequenze proprio per riuscire a mitigare e evitare questo problema di copertura delle proprie vocalizzazioni a causa dell'inquinamento acustico. E proprio mentre Sabina ci stava parlando siamo stati di corsa chiamati nella sala di comando, perché sembrava che ci fosse qualcosa di molto grande sotto di noi. Lo spettrogramma conferma quanto hanno sentito nelle cuffie le ricercatrici. Abbiamo un capodoglio. Quindi vuol dire che ce l'abbiamo vicino. È vicinissimo, vedi, sono molto forti, questi indica che sono molto potenti. Da adesso tutto sta nelle abili manovre del capitano ed è questione di attimi prima di vedere affiorare dal mare la gigantesca testa di un animale di 15 metri. Sono senza parole. Adesso ci stiamo girando intorno per cercare di andargli dietro, perché è fondamentale per la ricerca di Tethys poter fotografare la coda per la fotoidentificazione e quindi capire quale esemplare è nello specifico per poterlo localizzare e capire che si trovava in questo punto in questo momento. Affiancare i ricercatori è un'esperienza stupenda. Io sto passando una settimana con loro qua in barca, ma la cosa figa è che è una cosa che può fare chiunque, perché esattamente come la Ionian Dolphin Conservation permette di essere ricercatori per un giorno, Tethys permette di fare una settimana di citizen science, quindi persone comuni invece
che fare il classico whale watching di un giorno, possono stare in barca per una settimana con i ricercatori e capire che cosa fanno i ricercatori, la raccolta dati, l'ascolto con l'idrofono, il vedere questi animali stupendi a 20 metri da me e quindi capire un pochino meglio i segreti di questi animali marini stupefacenti e così tanto simili a noi. Il click del capodoglio è considerato il suono animale più potente della Terra. Infatti sott'acqua può raggiungere la potenza di 230 decibel. Per darvi un termine di paragone, l'esplosione di una bomba a mano ascoltata a pochi metri di distanza ne fa 160 di decibel. È un gran musicista il capodoglio. Proprio un grande musicista. Infatti, quando abbiamo immerso la telecamera subacquea per riprendere questa famiglia, i loro click erano talmente forti che non c'è stato neanche bisogno di immergere l'idrofono. Si sentivano addirittura nel piccolo microfono della telecamera subacquea. Possiamo cercare insieme di capire un pochino meglio perché è così speciale il capodoglio. Basta guardarlo, perché questa forma macrocefalica, cioè con questa testa gigantesca, ci fa capire che proprio tutto normale non è. Ma cosa c'è dentro questa testa gigantesca? Capodoglio. Te lo suggerisce. Dentro quella testa c'è olio. In realtà c'è lo spermaceti, che è una sostanza cerosa oleosa che ha due funzioni principali. Vi ho parlandovi di stenelle, grampi, quindi cetacei un pochino più piccoli del melone. Anche il capodoglio ha il melone, che serve quindi a indirizzare i click dell'ecolocalizzazione e soprattutto ad amplificarli. La gigantesca sacca di spermaceti fa la stessa funzione insieme al melone. Quindi è come se il capodoglio sommasse sia il melone che lo spermaceti che la potenza sonora delle Monkey Lips e riuscisse a sparare dei click a una distanza pazzesca. E questo fa sì che i click siano particolarmente forti, lui sia particolarmente bravo a orientarsi, ma che vengano utilizzati anche come sistema di comunicazione, al punto che è stato scoperto da neanche tantissimo che i gruppi sociali di capodogli è come se avessero un dialetto proprio del gruppo che si chiama coda. Il coda, soprattutto quello che è stato studiato per esempio qua nel Mediterraneo, che fa ta ta ta, identifica l'appartenenza a un gruppo specifico, della serie tutti quelli in questo gruppo cliccano in quel modo lì. Sembra una cosa da nulla, ma in realtà è stupefacente, perché significa che le famiglie, i gruppi sociali ai quali le famiglie appartengono si sentono identitari di quel gruppo e soprattutto è tramandata di generazione in generazione. Il coda viene insegnato, io imparo a parlare come mia mamma e quindi porterò avanti il coda del mio gruppo. Cioè questo significa che queste bestie gigantesche e incredibili utilizzano la musica come senso identitario. Devastante. E per tornare allo spermaceti c'è un'altra funzione principale. Quando viene raffreddata una sostanza cerosa o oleosa si solidifica, aumentando la densità tende ad affondare e questo aiuta il capodoglio ad andare giù per 1000 metri praticamente in verticale per poter cacciare i calamari che gli piacciono tanto. Quando invece il capodoglio deve riemergere scalda lo spermaceti, quindi quella sostanza si liquefa ed è molto più facile per il capodoglio tornare verso l'alto. Lo spermaceti è stato anche il motivo per cui nella storia i capodogli sono stati massacrati dall'essere umano. Moby Dick, con cui abbiamo iniziato questa seconda parte dell'episodio, in realtà in modo triste racconta proprio questa crudeltà. Perché i capodogli venivano cacciati? Perché lo spermaceti, essendo una sostanza cerosa oleosa, brucia molto bene, quindi per fare luce, per scaldare, quando l'elettricità non c'era ancora, era molto utile, mettiamola così. Una pagina molto buia della storia dell'essere umano che ha messo particolarmente in difficoltà la specie dei capodogli. Comunque averlo osservato e questo continuo studio rispetto al loro linguaggio e alla musica che loro utilizzano per comunicare, penso che sia uno degli strumenti fondamentali per sensibilizzare su questi stupendi abitanti del mare. E siamo arrivati alla fine di questo secondo episodio di Musica Bestiale, la serie di documentari che cerca tutti gli animali che parlano in musica per cercare di capire qual è la reale origine della musica, da dove arriva, come mai noi la facciamo in questo modo. In questo secondo episodio che mi ha fatto innamorare abbiamo conosciuto le stenelle, abbiamo conosciuto i tursiopi, i grampi che sono rarissimi da avvistare, abbiamo scoperto la potenza sonora del re del mare, il capodoglio, con delle riprese incredibili e delle notevoli botte di fortuna. Siamo riusciti a capire un pochino meglio come comunicano e come si orientano i cantanti del mare. Non vedo l'ora di realizzare la seconda parte di questo episodio con i misticeti, quindi con il canto delle balene, che fanno una roba incredibile. Ma intanto adesso direi che abbiamo fatto notevoli passi avanti nel cercare di capire come noi esseri umani abbiamo evoluto i suoni per riuscire a orientarci meglio nelle profondità del mare. Direi un gigantesco cambio di rotta rispetto alla foresta amazzonica, sia per ambientazione che per quantità e qualità degli animali, proprio tutta un'altra storia. Io ringrazio ancora tantissimo le persone che hanno partecipato a questo documentario. Ringrazio la Ionian Dolphin Conservation che ha messo a disposizione i propri strumenti,
strumenti, il proprio centro di ricerca, la propria barca e soprattutto le proprie riprese di repertorio, perché ovviamente noi siamo stati tanti giorni in mare, ma l'osservazione dei cetacei richiede anni per avere la qualità delle riprese che avete visto e soprattutto la qualità dei suoni che avete ascoltato. Ringrazio ancora tantissimo Tetis, che ci ha portato invece nelle profondità del mare per cercare il gigante, il capodoglio. Anche con loro e con la loro strumentazione siamo riusciti ad ascoltare dei suoni veramente esclusivi, difficilissimi da ascoltare in qualunque altro contesto. Ringrazio di cuore ovviamente anche voi che avete reso possibile tutta questa serie di documentari, e potrei andare avanti con i ringraziamenti all'infinito, quindi ve li metto nei titoli di coda. Questa serie di documentari sta realizzando un sogno. E andremo avanti. Questo era solo il secondo episodio. Ci vediamo al terzo. Oggi il mare è un sacco mosso. Sto facendo fatica. Aiuto!